Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale, e lasciami un bel like, un bel pollicione in su, e scrivimi giù un commento, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato, sei passata, oppure un emoticon a tua scelta. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Easy 4 2024, che è tra i miei, le mie riviste preferite. Andiamo subito a vederli insieme. Abbiamo qua tutti i modelli di questo numero. Iniziamo subito con una bellissima gonna che è stata presa, diciamo, come spunto dal 1953, che ha ispirato appunto questo look. Una gonna che rimane molto lunga e il modello è 1C e rimane a campana, però ha nella vita, come puoi vedere, un'alta cintura con dei bottoncini, che fa sì che questa gonna possa stare benissimo un po' a tutti i tipi di fisico, ed è stata realizzata in denim e arriva fin sotto la caviglia, quindi bella bella lunga. Ecco qui, cintura, qua ci insegna che ci suggerisce che bisogna utilizzare un interfodera. Io ti ho fatto un video tutorial dove ti ho fatto vedere come realizzare proprio la gonna a tubino, ma poi alla fine è applicabile a tutte le gonne, ed è ideale per dare appunto stabilità alla cintura, soprattutto in questi modelli dove la cintura rimane molto alta, come in questo caso. Qui invece in questa pagina abbiamo la gonna con fiocchi, questa qui, molto molto carina. Ve lo faccio vedere proprio nel dettaglio. È la 1B, un pizzico di French chic, si ricorda molto diciamo la moda francese. Mi sembra che fosse Brigitte Bardot che avesse indossato una gonna proprio così, molto larga, bella, vaporosa e a quadretti Vichy. La versione al ginocchio, questa è la 1B, della gonna a ruota, ed è stato utilizzato in questo caso un cotone. Vediamo qui il modello, qua indossata, qua sempre indossato dalla modella, e diciamo che i tessuti che possono essere utilizzati sono tessuti per esempio di cotone, come in questo caso, ma puoi utilizzare anche la viscosa, con per esempio come qua ci sta suggerendo dei motivi del tessuto diversi, quindi in questo caso con i fiorellini, oppure anche in tinta unita ovviamente. Qua proprio l'aria di una gonna stile pin-up, questa bellissima gonna, sempre la stessa, però rimane una gonna midi, quindi rimane lunga ma non lunghissima, e quello che cambia è anche il cinturino. Come vediamo in questo caso il cinturino rimane più basso, e la zip è nel fianco, e poi si può personalizzare anche con un'applicazione. Io facevo spesso il mio brand Kriplos, realizzavo spesso delle applicazioni nelle maglie. Le maglie me le avreste viste, ma anche nelle gonne, e qua c'è un'applicazione simpaticissima di un barboncino. Questo modello è la 1A, che è la gonna midi, che vediamo anche qui. Questi sono i figurini. Qua abbiamo tutte le istruzioni passo passo, quindi tutti i tre tipi di gonne, la A, la B e la C, e qua tutta la spiegazione passo passo su come realizzare, confezionare, quanto tessuto hai bisogno. Insomma, Burda Easy è veramente il massimo, anche perché ti ricordo, se sei la prima volta che vedi i miei video, ti ricordo che i cartamodelli sono semplificati rispetto ai cartamodelli delle riviste anche di Burda, diciamo i Burda Style che troviamo ogni mese in edicola. Questi sono diversi perché, oltre al fatto che c'è tutta la spiegazione passo passo, come puoi vedere i modelli non sono intersecati insieme agli altri, non si intersecano con gli altri, ma sono facilmente reperibili quindi puoi tranquillamente o ritagliarli direttamente, oppure, ma io ti consiglio di utilizzare una carta velina e ricalcare il tuo modello, in modo tale che se devi realizzarlo per un'amica o per un parente, addirittura per una persona che la vuole ora a te a pagamento, non avrai più la taglia. Quindi ti consiglio sempre di fare così. Secondo modello che ci propone questo mese
e la 2B, che è una shirt con il fiocco a maniche corte. Guarda che carina, questa mi piace molto. La t-shirt l'abbiamo già vista un po' in tutte le salse, però con questo fiocchetto non l'abbiamo visto. Fammi sapere nei commenti se sei interessato o interessata a vedere il tutorial, non di tutta la maglia, perché comunque a grandi linee, certo, ti posso far vedere i passaggi più importanti, però come cucire appunto questo fiocco veramente bellissimo. È stata realizzata in jersey, quindi un tessuto elasticizzato, forato in questo caso, veramente bellissimo, molto chic. È il modello del 1957, quindi anche questo è un modello che è stato ripreso da modelli vecchi di Burda, che comunque, come puoi vedere, sono sempre attuali. È pazzesco, veramente, sono sempre attuali, sempre bellissimi e chic. Questo ci dimostra che lo stile non passa mai fuori moda, quello che passa fuori moda è la moda, come diceva Coco Chanel, perché lo stile resta, la moda passa, come diceva Coco Chanel. Abbiamo invece lo stesso modello della maglia, però con le maniche lunghe, quindi se la vuoi realizzare con le maniche lunghe, eccola qua, è la 2C. Fiocco, sempre con il fiocco, con le maniche a 3/4, a 7 ottavi. Che a me piacciono di più a 7 ottavi, io mi voglio fare questa. Anche questa è stata realizzata in jersey con questo bellissimo tessuto a fiori. Possiamo realizzarlo anche con tessuto con i pois, con i fiorellini più piccoli, oppure in tinta unita. Questo lo decidiamo noi. Quindi fino adesso io mi vorrò fare questo modello con i 7 ottavi, la gonna a 7 ottavi. Guarda che meraviglia, con le scarpe Chanel, no vabbè, stupenda, ed è bellissima anche indossata con la gonna, quindi sotto la gonna, veramente stupenda. Invece abbiamo la 2A, shirt col collo tondo, quindi in questo caso non abbiamo il fiocco, ma abbiamo una shirt con lo scollo bello pronunciato. Ti ricordi l'anno scorso, se non sbaglio l'anno scorso, non mi ricordo se sia l'anno scorso o 2 anni fa, forse 2 anni fa, avevamo visto insieme la realizzazione della maglia, sempre con Burda Easy, però rimaneva accollata. In questo caso quindi il modello è diverso, quindi se non sai crearti carta modelli da sola o da solo, questo modello fa per te, perché è veramente molto diciamo scollato, ed è il modello che a me piace tantissimo, ed è super elegante anche il colore che è stato utilizzato. Ovviamente anche questo è stato realizzato in jersey, sempre tessuti elasticizzati. E qua ci dà un consiglio furbo. Il consiglio è che per le maglie di jersey è consigliato utilizzare la taglierina rotante, perché non solleviamo il tessuto, rimane bello piatto. Ovviamente avrai bisogno di un tappetino autorigenerante e tagliare direttamente con la taglierina. Ed è vero, perché questo tipo di maglie, in effetti, se tu le sposti, sono molto scivolose, quindi confermo l'utilizzo della taglierina rotante, quindi veramente molto chic. Anche questa mi piace, la voglio rifare, la voglio fare. I 3 modelli sono questi qua, il 2A, il 2B e il 2C. Ecco qui tutte le spiegazioni dei modelli. Queste stoffe è corrente, tutta la confezione nel dettaglio, come inserire nel tessuto le parti del cartamodello. Qua tutta la confezione che è veramente scritta benissimo. Devo dire che Burda sta migliorando ogni volta di più, noto, perché è veramente spiegato molto bene. Certo, con i miei cartamodi, con i miei tutorial, certo sarebbe più facile. Infatti fammi sapere se magari ti interessa, soprattutto anche questo che è lo scollo a V, come realizzare lo scollo a V, che magari ti può interessare. In questo caso non è proprio tondo, ma è a V. Nell'immagine sembrava tondo, comunque un bello scollo, e questo lo possiamo vedere assolutissimamente insieme, anche perché me la voglio realizzare. In questa pagina invece abbiamo un altro modello, che è il modello che è stato preso al Burda originale del 1957, anche questo. E la cosa che veramente rimango sbalordita è che davvero questi modelli sono attualissimi, come puoi vedere. È il cappotto a 7 ottavi e il 3B, il modello 3B, che è stato realizzato e confezionato in jacquard lucente. Il modello è
come puoi vedere ha un elegante colletto Peter Pan, maniche con risvolto e bottoni gioiello che sono solo decorativi però, perché si allaccia con pratici automatici, quindi all'interno puoi mettere gli automatici. E appunto è stato realizzato in jacquard. Puoi vedere dal modello, è veramente molto bello. Questo è il 3B, mentre qua vediamo il modello 3A, che è il cappotto sotto il ginocchio in questo caso, quindi rimane più corto, colletto sempre Peter Pan, in questo caso rimane dritto senza bottoni, non ha bottoni, le maniche sono prive di risvolto e la bottonatura quindi rimane nascosta dagli automatici, quindi qua non hanno messo diciamo i bottoni, ma se noi preferiamo mettere i bottoni ovviamente li possiamo fare, col cucito possiamo fare questo e anche altro. Qua ci dà dei consigli, un cappotto sportivo e puoi utilizzare diciamo un tessuto diverso, ecco, come in questo caso flanella in poliestere oppure velluto a coste, quindi vari tipi di colori e di tipologie di tessuti che possiamo utilizzare. L'ultimo modello che ci fa vedere è il numero 3C e lo vediamo qua, rimane bello corto e vivace, comodo. La giacca è stata realizzata in panno di lana che dà un tocco proprio sportivo. Puoi vedere che il colletto in questo caso rimane sollevato, ha dei bottoni, però i bottoni sono rivestiti in questo caso con lo stesso tessuto con cui è stata realizzata la giacca. Mi piacciono moltissimo, li puoi realizzare anche in un colore diverso, anche neri per esempio se ti piacciono, oppure un colore in contrasto, ed è veramente molto molto bella anche questa, più sportiva da indossare come in questo caso dalla modella che è stata indossata con i jeans. Veramente molto molto bella. Allora, questi tre sono i modelli del cappotto giacca, e sono A, B e C. Qui abbiamo tutte le spiegazioni passo passo, quindi come inserirlo nel tessuto e tutti i passaggi per la sua realizzazione. Eccoli qua, sempre ben spiegati, come sempre fa Burda. Altro modello che ci propone è la blusa utilizzata, una blusa del 1954. Come possiamo vedere è veramente bellissimo, anche questa è super attuale. Questo modello io adoro, anche questo mi piacerebbe rifarla, perché allora questa camicia mi piace moltissimo, piuttosto per il colletto Peter Pan, le maniche a sbuffo, poi è tagliata in vita e ha questo volant che possiamo vedere qui. Vedi il volant qui che la rende veramente molto carino. Se non ti piace il volant chiaramente puoi anche non farlo, però vediamo le altre modifiche, le altre diciamo varianti che ci propone Burda. È stata realizzata in cotone, puoi realizzare anche in un tessuto più diciamo invernale, ecco, puoi anche fare così. È una blusa romantica femminile ed è veramente stupenda, realizzata in questo modo, abbinata con i pantaloni che rimangono un po' larghi. In questa versione invece l'abbiamo con le maniche lunghe, mi piace molto, quindi forse più adatta all'inverno. La puoi mettere anche sotto un maglioncino magari a V, col collo a V, è la 4B. Questa blusa è caratterizzata appunto da queste maniche ampie, arricciate e sono racchiuse dai polsini. È stata realizzata in viscosa. Questa, come puoi vedere, rimane tagliata in vita, rimane corta. Infatti qua viene indossata sopra i jeans, però possiamo modificarla ulteriormente. Qui abbiamo un'altra versione, la versione 4A con lo scollo rotondo, quindi in questo caso non c'è il colletto Peter Pan, ma lo scollo rimane rotondo, abbastanza accollato, per me troppo, infatti io tendo a farli più scollati in questo caso perché tende a darmi fastidio, però il modello è bellissimo, quindi un pochettino stondato, non ci vuole niente per modificare leggermente il cartamodello. Anche in questo caso le maniche sono a palloncino, bellissime, fantastico, questo è un modello fantastico, veramente molto molto romantico.
Tra l'altro su Burda Style di YouTube c'è la realizzazione, il tutorial passo passo per realizzarla. Questa è la spiegazione delle bluse, la A, la B e la C, come il materiale occorrente, come lo schema per il taglio e tutta la confezione come sempre. Quindi stai tranquilla o tranquillo che è tutto ben spiegato nei minimi dettagli, tutte le tipologie, diciamo, di varianti. È troppo troppo bello questo giornale, io lo amo tantissimo. Poi abbiamo questo vestito del 1959, evergreen, stupendo, è il numero 5B, è una meraviglia questo abito ed è stato realizzato in popeline. Come puoi vedere ha uno scollo bello ampio, proprio è stato realizzato molto simile all'originale. Faccio vedere l'originale, guarda com'è simile. L'unica cosa che è stata cambiata è la cintura, ma noi chiaramente possiamo mettere le cinture che vogliamo. E questo è un altro abito che io mi voglio fare, perché per l'inverno proprio, anche se io d'inverno, devo dire la verità, abiti non ne metto, io sono molto pantaloni addict. Vabbè, comunque, è stato realizzato in popeline ed è stato, diciamo, rifinito lo scollo con nastro di sbiecco, molto molto chic, molto Chanel, mi ricorda, è proprio molto molto chic. Qui è arricciato in vita, adesso non si vede perché qui abbiamo la cintura, però è arricciato in vita, perché noi sappiamo che tutti i modelli di Burda Easy, easy in inglese vuol dire facile, quindi sono modelli che fanno la loro figura e vi faranno fare la vostra figura, una grande figura, però sono semplici. Abbiamo un altro modello che è il 5C, questo qua che vediamo qua alla fine, e questo qui. In questo caso abbiamo le maniche che rimangono lunghe, quindi più invernale, quindi volendo questo abito lo puoi realizzare sia per l'estate che per l'inverno alla fine. 4 stagioni. Maniche sono a 7 ottavi, è stato realizzato in satin. In questo caso il collo è stato rifinito non con lo sbieco ma con una passamaneria bianca che sembra uno sbieco. Quindi se magari non vuoi applicare lo sbieco perché magari hai difficoltà, hai paura di sbagliare, hai paura di rovinare il tessuto, ricordati che puoi sempre, diciamo, personalizzare i tuoi capi con delle rifiniture con le passamaneria. Vediamo qua nel dettaglio, io lo faccio molto spesso questo di utilizzare le passamanerie con le maglie basiche, quindi colore o bianco o nero, comunque in tinta unita, e io le decoro con tutte queste passamanerie. Questo è sempre lo stesso abito indossato con una bella giacchetta, carinissimo, indossato anche con gli stivali. Io questa me la voglio realizzare perché è veramente stupendo. Allora qua ci dà un consiglio Burda sul lago giusto da utilizzare nei tessuti per esempio di seta o di voile, che bisognerebbe utilizzare il black super fin di Smerz questa è la soluzione che ti impedirà di fare a strocchi, quindi di sbagliare diciamo la cucitura di questi tessuti che rimangono un po' difficili da realizzare, perché non danneggia la trama, non danneggia la trama. L'ultimo modello che vediamo è il 5A. L'abito in questo caso rimane più corto, quindi al ginocchio, quindi è con le maniche corte, lo scollo sempre uguale, è stato realizzato in un tessuto a fiori, comunque senza contrasti, ecco, né di passamanerie né di spiechi, è proprio così come lo puoi vedere, con maniche corte. E anche questo è un must have. Questo per esempio lo possiamo fare anche per l'estate, quindi non essenzialmente per l'inverno. Quindi questi Burda Easy tu li puoi comprare, ma utilizzare lo stesso modello e a seconda del tessuto che utilizzi, se un tessuto leggero, un tessuto pesante, se lo fai a maniche corte, a maniche lunghe, alla fine sono modelli che puoi fare tutto l'anno. Tutto l'anno. Questa è la potenza di Burda Easy. Allora, questi sono i 3 modelli A, B e C. Ecco qua, queste sono tutte le stoffe, il materiale occorrente, tutta la confezione, qua tutta la confezione dell'abito. La vediamo anche qui, ecco qua, è veramente bellissimo. E c'è anche la confezione della cintura, importante, quindi
Possiamo anche fare un tutorial solo per farti vedere come si fa la cintura, perché è veramente facilissima con i bottoni a pressione. Ti ricordo che puoi abbonarti, puoi comprare prima di tutto un numero che hai perso su Burda Easy, su burdastyle.it, ma puoi anche abbonarti. L'abbonamento è per 4 numeri a 25 euro invece che 31,60, 4 numeri di Burda Easy. E lo puoi trovare su burda.sfogliare.it, quindi l'abbonamento per il 2025 che ti consiglio con tutto il cuore, perché come puoi vedere io adoro veramente questo giornale, veramente utile sia per l'inverno che per l'estate, gli stessi modelli puoi utilizzare in tutto l'anno, come puoi vedere. Fammi sapere se ti è piaciuto questo numero di Burda Easy, se lo comprerai in edicola nei centri commerciali oppure lo puoi ordinare anche online. Io ti invito a iscriverti al canale se non sei ancora iscritta, a cliccare sulla campanella e scrivere tutto, cliccare su tutto, perché in questo caso ti arriveranno tutte le notifiche dei nuovi video che verranno caricati. Inoltre ti chiedo di lasciarmi un bel pollice alzato, un bel commentino qua sotto, fammi sapere se ti è piaciuto o non ti è piaciuto, anche semplicemente un cuoricino se proprio non hai voglia di scrivere ma sei passato a vedere il video e quindi per dirmi ehi Cri, ciao, sono qui, sono venuta e ho visto il video, però non ho voglia di scrivere, perché ognuno ha i suoi impegni, poi alla fine lo posso capire. Quindi ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon cucito!